Siamo in Trentino, sul massiccio del Pasubio, e siamo presso l'ultimo parcheggio da dove partire per raggiungere il rifugio Vincenzo Lancia. Faremo un giro ad anello veramente speciale. Percorreremo i sentieri della Grande Guerra, attraverseremo il Dente austriaco, il Dente italiano e scenderemo fino al rifugio Achille Papa, già in territorio veneto. Ora partiamo seguendo il segnavia 101 verso il rifugio Vincenzo Lancia. Ed ecco il rifugio Lancia, siamo a 1825 metri di quota, al limite nord-ovest dell'Alpe Pozza, alle pendici del Col Santo. Questo rifugio fu costruito nel 1939 sui resti di un ex edificio austro-ungarico della Prima Guerra Mondiale ed oggi è gestito dalla SAT di Rovereto. Dal rifugio Lancia continuiamo seguendo il Sentiero della Pace. La nostra prossima tappa è la Bocchetta delle Corde, segnavia numero 102. Siamo arrivati alla Bocchetta delle Corde ed ora continuiamo sul 102B in direzione Sella Piccolo Reute. Adesso prendiamo il sentiero numero 105. Siamo passati sul versante con vista sulla Vallarsa. Siamo giunti alla Sella del Piccolo Reute a 2087 metri di quota. Sul percorso che abbiamo appena terminato abbiamo già potuto vedere numerosi resti di baraccamenti e fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. Adesso saliamo ancora per portarci al Dente austriaco. E finalmente siamo arrivati al Dente austro-ungarico. Subito possiamo notare quanto questo luogo è stato trasformato dalla guerra. Trincee, buche e gallerie ovunque. Questo era il punto più avanzato dello schieramento austro-ungarico sul Pasubio. Sia qui che sul Dente italiano che abbiamo di fronte, entrambi gli eserciti scavarono delle vere e proprie fortezze nella roccia, protette da mitragliatrici e artiglieria. Tra il settembre del 1917 e il marzo del 1918, quando gli attacchi frontali furono inutili e costosi, si decise di scavare e fu così che nacque la cosiddetta guerra di mine. Gallerie sotterranee spinte fin sotto le postazioni nemiche, caricate di esplosivo e fatte brillare. In totale furono 10 le esplosioni, 5 italiane e 5 austriache. L'ultima, il 13 marzo del 1918, l'esercito austriaco, con 50.000 kg di tritolo, scardinò la parte settentrionale del Dente italiano, provocando la morte di 50 soldati. Nessuno dei due schieramenti ottenne i risultati sperati
Così il Pasubio rimase un fronte bloccato fino alla fine della guerra. E adesso dal dente austriaco ci portiamo al dente italiano. Siamo giunti anche alla croce in ferro sul dente italiano. Questo è il punto più avanzato dell'esercito italiano su questo massiccio. Quello che vediamo intorno a noi, il cumulo di massi, è il segno ancora ben visibile della guerra di mine. Nel 1922, con Regio Decreto, questa zona fu proclamata zona sacra alla patria da Vittorio Emanuele III. Un segno di riconoscimento solenne per preservarne intatta la memoria. Bene, ed ora ci aspetta Cima Palon. Prima di salire a Cima Palon, percorriamo l'anello sotterraneo del dente italiano. Dalla Selletta da Maggio saliamo al Palon. Frontalini accesi perché saliamo a Cima Palon percorrendo la Galleria Papa. Ci troviamo in vetta a Cima Palon, siamo a 2232 metri di quota, questo è il punto più elevato del nostro giro. Anche qui la montagna porta ancora i segni del conflitto, trincee, fortificazioni e gallerie, come quella che abbiamo appena fatto. Tracce di quello che fu un campo di battaglia permanente per quasi 3 anni. In una giornata bella limpida, non oggi, il panorama spazia dalle Dolomiti fino alla pianura veneta. Dalla Cima Palon ora scendiamo al rifugio Achille Papa. Siamo arrivati al rifugio generale Achille Papa.
Qua ci troviamo alle porte del Pasubio, in Veneto, in provincia di Vicenza. Questo rifugio fu costruito negli anni 1921-22 su quello che rimaneva di un ricovero in muratura dei baraccamenti della Prima Guerra Mondiale. Oggi il rifugio è di proprietà del CAI di Schio. Dopo il caffè continuiamo il nostro giro d'anello seguendo il segnavia numero 120 direzione Selletta Comando. Qui ci troviamo presso il cimitero del 157° Reggimento Fanteria della Brigata Liguria, noto storicamente come il cimitero di cui non si passa, motto che la brigata si guadagnò dopo i sanguinosi combattimenti del luglio del 1916, quando riuscì a fermare l'offensiva austriaca. Oggi in questo cimitero non è presente alcuna salma, in quanto sono state traslate nell'ossario del Pasubio sul Colle Bellavista. L'arco che vedete alle mie spalle fu eretto nel 1935 a memoria dei caduti dispersi. Arrivati alla Selletta Comando. Rientriamo a Rifugio Lancia. Ritornati alla sella del Piccolo Roite e qui abbiamo chiuso l'anello. Ora prendiamo il segnavia 105 per fare ritorno al Rifugio Lancia. A questo bivio continuiamo sul 105. Siamo nuovamente ritornati al Rifugio Vincenzo Lancia e adesso scendiamo al parcheggio, il nostro punto di partenza. Abbiamo terminato un bel giro ad anello, percorrendo il massiccio del Pasubio da nord a sud, dal Trentino al Veneto, un full immersion nella storia, toccando luoghi che non si dimenticano facilmente. I Denti, la zona sacra, il cimitero della Brigata Liguria. Ogni tappa porta con sé una storia precisa, fatta di nomi, date, decisioni umane e conseguenze enormi. Alcune considerazioni sul percorso. L'itinerario non è difficile, non ci sono tratti esposti e non è richiesta arrampicata. Ma la ventina di chilometri con circa 1000 metri di dislivello richiedono gambe allenate. Se volete approfondire la storia del Pasubio trovate materiale eccellente sul sito dell'ossario del Pasubio e su Trentino Grande Guerra. E se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel like ed iscrivetevi al nostro canale. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!